Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di importanti modifiche già decise e ufficiali per l'assegno unico per i figli nel 2023. Sarà un 2023 nel segno dell'assegno unico per i figli, ma anche di numerosi cambiamenti. Lo strumento di sostegno al reddito che ha preso il posto dell'assegno di natalità e del premio alla nascita è l'agevolazione unica di riferimento. A dimostrazione di come sia un aiuto molto richiesto, nei 3 mesi da marzo a giugno a ricevere almeno una mensilità dell'assegno unico quasi 5,3 milioni di famiglie italiane. L'INPS ha complessivamente messo sul tavolo 4,8 miliardi di euro con un beneficio medio per figlio di 145 euro. Non ci restano che approfondire i dettagli tra assegno unico per i figli nel 2023, quali novità, cos'altro c'è da sapere sull'assegno per i figli 2023. Assegno unico per i figli nel 2023, quali novità destinatarie dell'assegno unico per i figli nel 2023 sono le famiglie. Non contano la condizione lavorativa dei genitori e né il reddito, anche più precisamente possono avanzare la richiesta per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Al pari di quanto visto quest'anno, l'assegno non ha un importo fisso, ma è legato all'ISEE. Minore è l'indicatore della situazione economica equivalente e maggiore è il valore dell'assegno e viceversa. Nel caso in cui la famiglia decide di non presentare alcun ISEE, verrà erogato l'importo minimo da parte dell'INPS. Tanto per essere chiari e precisi, quest'anno la forbice dell'assegno va da un minimo di 50 euro al mese a un massimo di 175 euro per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli tra i 18 e i 21 anni gli importi cambiano da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85 euro. Quali sono allora le importanti modifiche già decise e ufficiali per l'assegno unico per i figli nel 2023? In prima battuta l'assegno diventa automatico. Detto in termini concreti, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale lo eroga in automatico ogni anno agli aventi diritto di cui conosce la situazione reddituale. Strettamente legato a questo aspetto, il 2023 è l'anno degli aumenti. Gli importi saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione. Ma di quanto? I calcoli non sono ufficiali, ma l'aumento dovrebbe ammontare a circa 15 euro. Dal limite massimo di 175 euro mensili attuali si potrebbe arrivare a 190 euro. Intendiamoci, l'indicizzazione all'aumento del costo della vita è prevista dalla legge che ha istituito l'assegno unico per i figli. Lo strumento da utilizzare per conoscere l'importo dell'assegno unico per i figli 2023 per dipendenti, partite IVA e disoccupati è quello messo a disposizione dall'INPS sul suo stesso sito. Cos'altro c'è da sapere sull'assegno unico per i figli 2023? Dal punto di vista strettamente fiscale, l'assegno unico per i figli 2023 non concorre alla formazione del reddito complessivo. Le modalità di riscossione dell'assegno sono molto semplici, in quanto l'importo viene erogato tramite credito su IBAN oppure mediante bonifico domiciliato. La sola eccezione è rappresentata dai beneficiari del reddito di cittadinanza, in quanto non devono presentare alcuna domanda, in quanto ricevono l'accredito in via automatica insieme alla ricarica mensile del reddito stesso. Come precisato dalla stessa INPS, per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di ISEE fino a 25.000 euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali bisogna inserire il reddito complessivo IRPEF di ciascun genitore, comprensivo dell'eventuale quota di reddito a soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto, che si può ricavare dall'ISEE, ovvero dal modello redditi dal 730 e in assenza della dichiarazione fiscale della certificazione unica.
Dopodiché è richiesto l'importo presunto ISEE che fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore in corso di validità per il 2022. Per i minorenni conta l'ISEE minorenne anche corrente, per i maggiorenni si fa riferimento all'ISEE ordinario anche corrente. Infine bisogna indicare la composizione del nucleo familiare e dunque il numero di figli, l'età anagrafica e lo stato di disabilità. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Oppure nel nuovo canale dei Salmi, oppure nel canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Se volete fare una donazione per far crescere questo canale YouTube o donare la vostra decima a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di PayPal o copiatelo. Bene, iscrivetevi e mettete like. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.